Welcome back, everyone. I'm happy that we are starting exactly at 2:15, just like we said. Bentornati, sono contentissima che stiamo iniziando alle 2:15, precisi, come abbiamo detto che dovevamo fare. Another surprise. Una sorpresa. No, it's great. I'm really enjoying the pace of life here. No, mi sto davvero godendo la tranquillità di come si vive qui. And you've just arrived. Just arrived, that's true. What happened here? Everybody Qui che è ran successo? away. Tutti... Okay. Oh. All right, that's fine. Vabbè. We'll have more musical chairs. Tanto faremo di nuovo il gioco delle sedie, quindi... Okay, I want to briefly talk about emotions. So we've talked about surprise, which isn't exactly an emotion. Now I want to shift into what are the different emotions that surprise creates. Ora parleremo delle emozioni, perché finora abbiamo parlato della sorpresa, che non è precisamente un'emozione, e invece entreremo adesso nel dettaglio delle emozioni che la sorpresa suscita. So, how many different emotions do you think there are? Quante emozioni pensiate ci siano? There's really no right answer to this. In realtà non c'è una risposta esatta. What do you think? Paura, gioia, Cioè? dolore, 3. amore, Amore. An emotion. 4. Anger. Rabbia? Rabbia. 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 Triste. Yeah, so a lot. Tante emozioni, no? When psychologists first started studying emotion, they said, okay, there's 7. Quando There's gli 7. psicologi hanno iniziato a studiare le emozioni, hanno detto ok, ci sono 7 emozioni. And they said there's 7 and they're cross-cultural. They come up all over the world again and again. E sono 7 che si ritrovano in tutto il mondo praticamente. And babies feel them. Blind people that have never seen a facial expression, they also seem to have these 7 expressions. Sono emozioni che provano per esempio i bambini, oppure sono le stesse emozioni che provano le persone cieche, no? I non vedenti. Quindi sono emozioni caratteristiche di tutti quanti. Only now psychologists are starting to realize something pretty obvious, which is that there's a lot more than 7 emotions. E solo gli psicologi sono arrivati a una cosa piuttosto ovvia. Le emozioni sono più di 7. Which is how psychologists work. They take something that everyone knows and it takes them hundreds of years to figure it out. Però è così che lavorano gli psicologi, no? Cioè prendono qualcosa che tutti è a conoscenza di tutti e poi loro impiegano centinaia d'anni per giungere a questa deduzione. Scientists, so we could all believe in it. Yeah, exactly. So I want to talk about a few of these emotions that I think are very important when it comes to experience. Ora, io voglio parlarvi giusto di un paio di emozioni che ritengo estremamente importanti quando ci concentriamo sul discorso dell'esperienza. I think the easiest way to really understand emotion is to start from the expectations. E credo che il modo migliore per comprendere le emozioni sia a partire dalle aspettative. Is there an expression in Italian that's like your bar is raised? Like your expectation bar? Si parla del livello di aspettative, no? Possiamo parlare in italiano di livello di aspettative? Livello, okay, yeah. So this is exactly what we're starting with, is expectation. So our brains are these predicting machines. They're always walking around predicting what's going to happen next. Allora, i nostri cervelli sono come delle macchine, no? Che vanno in giro cercando sempre di prevedere che cosa sta per accadere. And when we get exactly what we expected, it's almost as though nothing happens. E quando accade esattamente ciò che ci aspettavamo, è come se non fosse accaduto nulla. It's like when you're getting paid at your job. Maybe the first time, the second time, you get pretty excited about that paycheck. The next times, you don't even feel it. È come quando ci pagano sul lavoro, no? Il primo stipendio magari è una grande emozione, la seconda pure, però la terza, quarta volta poi diventa normale, un'abitudine. So when you just meet expectations, you're not actually making anyone happy. You're just basically invisible. Quindi quando si soddisfano le aspettative, in realtà si è invisibili in qualche modo, nel senso che non si è fatto né più nemmeno di quello che l'altro si aspetta. So interesting things start to happen with emotion once you violate expectations. E quindi succede una cosa interessante con le emozioni, nel settore delle emozioni, quando si violano le aspettative. So let's talk about
first, unpleasant surprises. So those are the things that happen when you get, these are your expectations, and what really happens is less than what you expected. Quindi parliamo prima delle sorprese negative, quindi abbiamo chiaramente il livello delle aspettative e poi al di sotto delle nostre aspettative ci sono le delusioni, diciamo. So a little bit of a negative surprise, we feel disappointment. Quindi con una sorpresa leggermente negativa proviamo appunto delusione. Usually if we're disappointed with, for example, a company or a country, we won't recommend it to someone else, but we might give it a second shot. In genere se siamo delusi di una società o di in campo degli affari intendo, oppure di una nazione, in genere non lo raccomandiamo ad un amico, però magari un secondo tentativo lo facciamo pure. However, if you're even more disappointed, if the bad surprise is bigger, you get into either frustration, if you feel like someone did something wrong to you. Però se andiamo oltre la delusione e qualcosa che ci incide ancora di più, possiamo arrivare ad essere frustrati. And then if you feel a sense of loss, you feel sadness. E se si sente addirittura quasi un senso di perdita, si giunge a provare tristezza. If you've had an experience with a business or a travel experience that makes you feel frustrated, you're likely to talk to people about that anger that you feel. E se hai fatto un'esperienza di viaggio dove hai provato questa frustrazione, è molto probabile che ne parlerai. And if it gets really, really bad, if it's a really bad surprise, you experience outrage, or if it's a sense of loss, heartbreak. E se l'esperienza è davvero molto negativa, allora si può passare dalla frustrazione alla vera e propria rabbia, o addirittura dalla tristezza alla sensazione di essere affranti. So outrage is one of the most activating emotions. It makes people talk to everybody about how angry they are. E la rabbia è una di quelle emozioni che ci porta ad essere più attivi in senso assoluto, perché abbiamo voglia di raccontare la nostra rabbia al prossimo. Ideally, when you're designing experiences, you want to make sure to avoid those feelings. E idealmente, quando si disegnano le esperienze, l'obiettivo è di restare lontani da queste emozioni negative. Among experienced designers that I know, we like to say that if you're not designing experience at all, then you're probably designing disappointment. Tra di noi nel nostro settore, diciamo, se non si stanno disegnando affatto delle esperienze, probabilmente comunque si stanno creando queste esperienze negative comunque. So if you leave someone's experience alone, they're very likely to experience something that's less than what they expected. Quindi se non si tratta, se non si gestiscono le esperienze delle persone, è molto probabile che comunque le loro esperienze in qualche modo saranno negative comunque. And the good stuff happens when you surpass expectations. E le cose positive avvengono quando si va al di là delle aspettative. So a little bit of surprise, you're pleased. Quindi con un po' di sorpresa si è compiaciuti. A little more positive surprise, delight. Una sorpresa ancora un po' più elevata si diventa deliziati, più che contenti. And then finally, elation is that feeling you get when something is so much better than you expected. E poi si diventa estasiati quando ciò che accade è molto al di là di quello che ci si aspettava. Bad surprise. È una brutta sorpresa. I think it's this. Sorry. Oh, That's okay. I'll just talk a little more. Yeah. Okay. While we fix that. So, a really interesting thing that most people don't think about is when you're trying to spark an emotion in someone, instead of starting from the emotion, start from understanding the expectation. E la cosa importante da capire quando si vogliono suscitare delle emozioni in qualcuno non è partire dall'emozione che si vuole suscitare, bensì dall'aspettativa. So we'll talk about that soon, where people's expectations are. E quindi presto parleremo appunto di quelle che sono le aspettative in genere delle persone. I want to talk about two more emotions that don't fit neatly into this kind of structure. Poi ci sono altre due emozioni di cui voglio parlare che non rientrano facilmente in questa struttura che vi ho mostrato. The first is awe, and we were trying to figure out the right word for it. We think it's stupore. La prima emozione è appunto questo stupore. I'd like to hear from you if you can think of another word for it. It's the feeling you get when you look at something
really unbelievably beautiful. Oppure se avete un altro aggettivo che ci aiuta a definire ciò che accade emotivamente quando si osserva qualcosa di assolutamente, immensamente meraviglioso. Quale sarebbe l'emozione per descrivere una cosa del genere? Something stupefacendo. Quindi stupore, ci serve dobbiamo suscitare stupore. Meraviglia è un'altra ancora. Ancora is like commerce, no? Sorpresa. Surprise. Sorpresa. No, in inglese, no, perché in inglese è A-W, è quando si guarda l'universo e si rimane senza fiato, estasiati. Come? Estasi? Sì? Oh, ecstasy. Ah, interesting. Purtroppo in inglese O è una, anche se voglio dire, vi spiego, O è qualcosa che suscita già emozioni solo la parola, no? Che in italiano è un equivalente vero non abbiamo, quindi si cercava qualcosa di più vicino possibile. There's a lot of Lo stupore. I'll say stupore, but it's Diciamo like stupore. when you feel really, really small and you feel like the world is really big. Quando ci si sente proprio piccoli davanti all'universo immenso, è qualcosa di immenso. Immenso, yeah. So now there's a lot of new research and interest in the feeling of awe. E ora ci sono molte ricerche che stanno avvenendo proprio in questo settore dello stupore. This is one of the emotions that people want the most when they travel to a new place. È una delle emozioni che le persone vogliono provare in maniera particolare quando viaggiano. So, Vi aiuta nel senso, ne avevamo parlato prima, piccola parentesi, looking for an adjective. Il problema è, i dizionari li riportano, è chiaro che ci sono degli equivalenti. Vi dico che culturalmente la parola awesome, per quanto ci siano degli equivalenti in italiano, ci sono, stupore, meraviglia, sbalordimento, eccetera, in inglese ha un senso, la parola proprio suscita già emozioni di suo. Mentre se io dico stupore, voi recepite, credo, forse mi sbaglio, recepite un aggettivo, non vivete l'emozione all'interno di quella parola. In inglese quando diciamo già ci viene la pelle d'oca. Quindi è qualcosa che in italiano non arriva, ok? Ecco perché ne parlavamo prima tra di noi, che cosa possiamo trovare in italiano per darvi quella sensazione che in inglese invece l'aggettivo già ci dà. Però in italiano noi non abbiamo aggettivi che già ci suscita proprio pelle d'oca, no? Cosa che ed è awesome, è un termine che in inglese ha questa sua particolarità. Quindi in italiano ci sono degli equivalenti, però dovete andare oltre la parola, dovete pensare che in questo stupore dovreste già provare emozioni. L'abbiamo spiegato, ecco, abbiamo fatto prima. Cioè bisogna provare emozione in questo stupore, l'aggettivo non ce lo dà. So what are some things that make you feel this word? Quindi quali sono delle cose che vi fanno sentire in questo modo? Cercate di pensare a delle situazioni in cui provate stupore. Nature. Sì. Yeah. Yeah. What? Il centro della Terra. No, 100 euro. Oh, that's it? You just need 100. But nature, yeah, absolutely. Nature is a really big one for most people. La natura è qualcosa, no, che incide su molte persone effettivamente. So nature, what else? Small children, infants. Oh, interesting. You know, I've never heard that one, but how many of you feel awe when you look at small children? Non l'avevo mai sentito, però quanti di voi provano questo stupore quando osservano neonati, per esempio? O quando avete i bambini in braccio? Wow, really? Oh, I see, yeah. So you're holding something so small and you understand. Look, when you look at them, look at the world. Like birth, because it's connected to birth. Yes, yeah, because it's something so big and Perché è qualcosa di talmente immenso che non possiamo comprenderlo. Yeah. E quindi è questo stupore. It's things that we use the word miracle to È una describe, cosa per right? cui useremo la parola miracolo, per esempio, no? What else makes you feel awe? Cos'altro Nature, vi fa provare questo stupore? birth. A volte anche profumi. Perfume, smells. Ah, interesting.
Però sempre che non te l'aspetti. Fragrances, basically, something like That's interesting. Anyone else? Awe at smell? Qualcun altro prova stupore davanti ai profumi? Ah, interesting. I've never heard that one either. Neanche questo avevo mai sentito. This is so different from what people usually say. È diverso da quello che dicono in genere. Yeah. Anything else? Yes. Is that when the smell creates it's Oh, when it's linked to memory and it brings you back to that memory. Yes, yeah. Like if anyone has I haven't been in a church here yet, but I'm guessing that they are like incense. No, per esempio non sono stata ancora a visitare le chiese qui, ma immagino ci sia il profumo dell'incenso, per esempio. No, not here. No, not here. Okay. Okay. Kind of an artwork, for example. Yeah. So nature. Most people say birth I haven't heard but makes a lot of sense. The other one is incredible human skill or accomplishment. Un altro elemento è per esempio un'incredibile abilità umana, davanti a qualcosa che riusciamo a realizzare. Giochi di magia, non so. Magician. Oh yeah. When you can't understand how something works, and in some ways it's the skill of it too, how they. E anche lì entra un po' l'abilità, la capacità di fare delle cose che non riusciamo a comprendere, no? La forza di certi legami affettivi di qualsiasi genere tra due persone. Relationships among people that are so strong. Yes. Create that sense. Yes. Another thing that's very similar to that is we experience awe when someone is morally very impressive. So when we can't believe how much integrity the person has, how strong their bond is with somebody. So it's like respect for human greatness. Anche davanti all'integrità di una persona o dai forti valori morali restiamo magari con questo stupore di quanto una persona sia grande dentro e sia in grado di essere in linea con i propri valori. Anything else? Yes, absolutely. Yeah. So just music on its own, there's incredible amounts of research that shows that it has a physiological effect on us. Tante ricerche dimostrano che la musica ha proprio degli effetti fisici. There's even psychologists studying what kind of music gives chills. Gli psicologi studiano anche quale tipo di musica dia i brividi, che cosa ci suscita brividi. And there it's surprise again, actually. E lì ancora è un'altra sorpresa. So music that starts very slow and then all of a sudden goes fast, or very quiet and all of a sudden gets very loud. E quindi la musica che parte lentamente e poi diventa più veloce, oppure parte più dolce, più soft e poi diventa sempre più forte. So Crea also queste emozioni. Also spiritual experiences. So when people feel, for example, in a church or around nature, for many people that's an extreme spiritual experience. Oppure esperienze spirituali, quindi c'è gente che è immersa nella natura o va in chiesa, ha queste esperienze spirituali estreme. Awe is a very unusual emotion because it changes our experience of time. E lo stupore è anche un'emozione particolare perché cambia il nostro senso del tempo. And actually maybe in southern Italy people feel awe more Forse because qui nel sud Italia le persone provano maggiormente questo stupore it tends to slow down time. perché tende a rallentare il tempo. So when you're feeling awe, it's like all of time just stops and it's just you in that moment. Quindi quando si prova questo stupore è come se il tempo si fermasse e sei tu. In quel... Maybe that's why we don't know this, because we live it Because you live in awe all the time. Wow, that's beautiful. Awe also increases people's faith in religion, in basically the supernatural. E lo stupore aumenta anche il fatto che le persone credano nel sovrannaturale. So for example, when you show people videos of huge things or beautiful architecture or nature, they report having a greater connection with the feeling of God. Quindi quando si mostrano video in cui ci sono elementi di architettura o di chiese, questi elementi di cose grandi, le persone riportano che effettivamente hanno avuto questa sensazione di avere il senso dell'immenso. They also become more helpful. Sono anche più disposte poi ad essere d'aiuto and more patient and less easily frustrated. e sono più pazienti e quindi meno frustrate. So if you want really nice tourists,
you probably want them to experience awe. Quindi se volete dei turisti simpatici, gentili e garbati, è giusto che provino questo stupore. A similar emotion is wonder. E un'emozione simile è la meraviglia. So awe makes us feel very small and it makes the world feel big. Quindi lo stupore ci fa sentire piccoli piccoli e l'universo immenso. With wonder, it's a similar emotion, but it makes us feel on the same level as the rest of the world. We feel connected, we feel like one. Mentre la meraviglia ci fa sentire un tutt'uno con il mondo, più connessi, quasi sullo stesso livello. So I'm curious, what are the things that make you feel wonder? Quindi, quali sono le cose che vi fanno provare meraviglia? Again, yeah. But is it the same or different? Ma è lo stesso e diverso? Entrambi, nel senso che quando sono immersa, cioè prima questo senso di sentirsi veramente piccoli davanti a questo immenso, e poi immediatamente dopo recuperi questo senso di connessione. Yeah. And what kinds of things in nature make you feel awe versus wonder? Like what in nature? Che cosa in natura ti fa sentire, se c'è qualcosa in natura che ti fa sentire stupore, provare stupore, e qualche altra cosa in natura in cui invece provi meraviglia? Un tramonto magari può darsi una sensazione di stupore o di Abbastanza. Okay, so awe, it has to be something kind of larger than you, and wonder can be smaller. Quindi lo stupore deve essere qualcosa di più grande di te, diciamo a livello anche più immenso, mentre la meraviglia è qualcosa più a dimensione umana. Proprio bellezza, magari anche puramente estetica, cioè una bella cosa, mentre Something beautiful. Wonder. Yes. Wonder is an emotion that allows us to actually come back to the memories that we've made. So if we don't get complete closure from an experience, we keep coming back to it again and again. La meraviglia è qualcosa che ci permette di rivivere continuamente un'esperienza che abbiamo avuto. So usually a tourist experience is you have a question and you ask someone and they answer it. For the most part, yeah. In what context? As a tourist, typically when you become curious, when you feel a sense of wonder, you try to end it basically by getting answers to your questions. Come turisti, per esempio, quando si prova questo senso di meraviglia, si cerca di porre delle domande per capire magari il contesto in cui ci si trova, per poter chiudere il cerchio in qualche modo e ritrovarsi. So, for example, tour guides, they try to answer a lot of questions. Quindi le guide turistiche, no, cercano di rispondere a tante domande. The problem is that if you end the find phase of the surprise sequence, then the surprise is over, and as soon as you have an answer, you stop thinking about it. Il problema è che se si termina la sequenza della sorpresa in quella fase della ricerca, del cercare, a quel punto abbiamo interrotto la sequenza e termina anche la sorpresa, So some dando risposte, no? of our best experiences are ones where we didn't fully understand why that thing happened. Quindi alcune delle nostre esperienze più belle sono quelle in cui in realtà non comprendiamo totalmente perché una determinata cosa è accaduta. So something interesting to think about when you design an experience, how could you leave a sense of wonder? E quindi quando si disegna l'esperienza bisogna chiedersi come posso lasciare quel senso, quel profumo di meraviglia. Okay. Piegata coscienza comunque anche di una domanda non risposta, no? Cioè nel senso, An example? una domanda nel momento in cui hai questa scoperta, almeno cioè, come la sta dicendo lei, sì, allora tu dai una risposta parziale però senza appagare. So you give a partial answer without answering totally, right? Okay. E quindi? Non lo so, cioè nel senso, So it's an idea. perché secondo io parto dal presupposto che una domanda necessita una risposta. I would think that a question needs to have a full answer. Yes, you could try answering it and then asking them a question. Però un modo può essere rispondere a quella domanda e poi porre una domanda. Like, what's an example of a question that someone might ask you? Un esempio di domanda che ti può essere posta
in maniera abitudinaria, per esempio? Cosa ti possono chiedere normalmente a cui devi dare una risposta? Non lo so, se facciamo il caso dei turisti, non lo so, mi chiedono magari un'informazione storica, oppure mi chiedono anche semplicemente delle cose che per me possono sembrare banali, perché comunque sono del posto. Tipo ha bisogno... Non lo so, mi viene un cielo, però mi viene in mente perché mi ha colpito molto questo fatto di aprire cose. No? Like, for example, how to open muscles. Oh, interesting. Insomma, noi più o meno For us, che it's fare normal. con- We're I see, I see. So Okay, that you probably do want to answer that, Beh, lì that probabilmente bisogna question. dare una risposta chiara e diretta. Ci manca. Yeah, because they need to È know. molto difficile perché insomma poi o lo porti a vedere come siamo le cose oppure hai un bel spiegarlo, però cioè, because you can take the person physically and show him. Yeah, or yeah. You can just explain it, but you need to give clear Yeah, answers. that's true. I'm thinking more like, for example, historical questions. Like when you were telling me Virgilio, what's that? Virgilio lived here, right? Pensavo più a domande storiche, per esempio, quindi mi si raccontava che qui ha vissuto Virgilio, no? So you can give that information, but then talk about what are the unanswered things that we know. So what are some of the mysteries? For example, what did he do when he was here? Per esempio, quindi si può dare questa informazione, rispondere a questa domanda e poi entrare più nel misterioso, quindi cose che in realtà sono avvolte dal mistero. Che cos'è che ha fatto Virgilio mentre era qui? What do you think he ate? Who do you think he... Cosa avrà mangiato? Where did he go? What did I don't know. they say? Virgilio è stato qui, però è stato per un breve periodo e poi è morto lì nella casa dove He was here for a very short period and then he died in that. Okay, so this is great. Very short. Well, maybe you can say like, what were some of his last experiences? Where do you think he went for inspiration? Per esempio, si potrebbe dire, chissà quali sono state le sue ultime esperienze qui, chissà dove ha trovato la sua ispirazione, perché no? è venuto qui da Roma, per esempio. Why did he come here? Yeah. Since he So was you young. want people who came here to be lying in bed at night and thinking, why was Virgil, like, what was his last meal? Tipo, You know? bisogna portare le persone a passare la notte in bianco a chiedersi chissà qual è stato l'ultimo passo di Virgilio qui a Brindisi. Orecchiette. So you plant little questions. That sounds like manipulation. Manipulation? That's interesting. I mean, it's design. So design and manipulation go hand in hand. I agree with you, because if you want to make someone happy, you're manipulating them. Manipolazione e disegno vanno un pochino mano nella mano, nel senso che se io voglio rendere una persona felice, in qualche modo la devo manipolare. So an artist, an architect, a gift giver, they're all manipulators in that way. Artista, l'architetto, chi dà un dono, un regalo, in qualche modo è un manipolatore. però la associo molto di più alla necessità di esprimere qualcosa che sta dentro, no? Perché l'architetto But magari an neanche architect regalo, would be more somebody who needs to express himself instead of I think we're getting into a cultural thing here. No, but it's a good question. That's actually a question that we wrestle with all the time. When you design an experience, how much of it is authentic and how much of it do you make? Beh, effettivamente c'è sempre la questione quando si disegna qualcosa, quanto è autentico ciò che stai disegnando e quanto invece tu stai creando in qualche modo, appositamente. Allora, però, faccio un esempio, cioè quando Van Gogh dipingeva, io non penso che il suo scopo fosse quello di suscitare tutte le emozioni che di fatto lui suscita, no? Con le sue opere. Cioè nel Van senso, Gogh? l'emozione che lui suscita è una The conseguenza, emotions diciamo, he diretta was able to di create quella che però was parte come una a semplicissima consequence of necessità feelings that he was having in that moment. I don't think that he really thought he wanted to express that when he was painting. It was just Interesting. Yeah. Era un artista. But he wasn't a designer, he was an artist. Lui esprimeva se stesso. So he was expressing himself. But here we're talking about emotion. Yeah. And so we're designing the process monte per un obiettivo dichiarato for an aim
then we'll produce them. The difference is Let me- in the artist and designer. An artist expresses himself regardless of what his work will create in other people. The aim of the designer instead is to actually design something that will be functional. And with also the limits, very precise limits. The designer, of course, has an artistic value, but the aim is different. Because here we're talking about designing an event. Otherwise, it wouldn't have any sense. So we're planning to design a specific event for this Okay. Grazie. I'd actually like to keep talking about this. I want to give you 1 minute, and just in your groups that you're in right now, let's talk about this question. Is it okay to go in as an experienced designer and say, I want my visitors to feel awe? Allora, prendiamoci un attimo, un minuto, per parlare di questo aspetto in gruppi, così come vi trovate, okay? Ragionate un attimo tra di voi, chiedendosi, è giusto creare, per i emotion designers, di creare una situazione, un modo per far sì che i nostri utenti provino questo questo stupore, Or any emotion o at all. qualunque emozione. È giusto cercare di creare, disegnare le cose in modo tale che gli utenti provino certe emozioni. Because we are definitely talking about a kind of manipulation, right? It's design, but it's human design, so you're trying to create a kind of feeling. So I'd love to hear your thoughts on that. Perché è design, è disegno, stiamo disegnando delle emozioni umane qui, e quindi è sul limite, mi rendo conto, sì, della manipolazione. Prendete un attimo per parlare se è giusto, se è corretto, se... no? Yeah, before we start. Qualsiasi cosa una persona fa per astrarre dalla realtà è una manipolazione. Ieri abbiamo visto per esempio Whatever you do to take a person out of reality is a kind del of discorso manipulation. del disegno di Picasso, no? As we were talking Faceva about vedere prima un painting toro by quasi Picasso, realmente come se fosse una fotografia, of how it looked lo like spiegava molto a bene. Poi la photograph sua initially, and then he astrazione era fatta would semplicemente abstract con 6 it, linee, fondamentalmente. basically with 6 lines. Quindi quella è una And that is a manipolazione. sort of Poi manipulation, è una starting from manipolazione reality va and intesa then come una selettività di informazioni da manipulation, basically deciding what kind of information you're going to give. Yeah, so you're selecting what you think is most important, how you want the person to feel. Maybe not all artists think that way, I don't know, but in italiano abbiamo una cattiva Sì. accezione della parola Because in Italian we have manipolazione. a bad interpretation of manipulation. yes, agreed. Yeah. So let's talk about that. 1 minute, and then let's see what Quindi you prendete un come up minuto per with. parlarne tra di voi e poi ci... That's what I was trying to tell you. Even for me, Yeah. okay, bicultural, in English, manipulation doesn't No, bother it's me. a bad word. It is, but it doesn't bother me physically. Okay, when I say when I hear you say it, Yeah. I'm not bothered physically. When I say it, there my emotions come Is up. it because there's a feeling of being manipulated, or? I mean, that's probably I think a it's deep because discussion. As Italians, culturally, we feel that we've always been manipulated. Yeah. By politicians, Yeah. by Mussolini, by whatever, okay, the king before. I mean, there's more sense that in America, okay, it's a self-made man. Yeah. Okay, so you know the borderline. Here, I think what really gets into us is that we feel daily, continuously, okay, Controlled. So, controlled. So Yeah. Of course, it's negative. Of course. in English as I think well. this But I think comes the up. problem is we actually feel it here. Yeah. Okay, in Yeah. our daily lives. So it's Yeah, so maybe it's a different word that we need, or maybe let's talk about, I mean, I'm excited to see what people think, because it's like when you give someone a gift, you're designing an experience for them. You're hoping that they will have this emotion. You can't force them. But I'm not manipulating happiness. So what do you call it? Facilitating? Suscitare would be causing. But different from manipulating. Oh my goodness, yes. Okay. Yeah. I understand. You provoke feelings. You don't manipulate feelings. Yeah, because if it's manipulated, it feels like you're out of control and someone else has the control over Right. you. Yeah. Especially in the sense of a gift, because at that point I'm thinking, okay, true. I'm organizing a trip next week to make him happy, right?
I'm trying to think of what they're probably Yeah. Okay. So I'm manipulating his feelings? Or Right. I'm just trying to make him happy. Which is, Provoke happiness. you're designing his happiness. I'm designing his happiness. I think that works better instead of saying I'm manipulating Yeah. his happiness. Yeah. That works a lot better. Yeah. I'm designing his happiness. Yes, which is kind of the same thing, but it has a different connotation. Yes. Yeah, I agree. Because manipulation does have the negative. Yeah, if you feel control. I think this is I'm very grateful that she brought it up because that's important. You're designing emotions and not manipulating emotions. Right. And also with design, the way I think about it, I don't want to say this because I want to see what they come up with, but I always think about creating a space for an emotion. If it happens, it happens. If it doesn't happen, it doesn't happen. So you can't trick someone into it. You can create a space for someone to feel good. Like I can invite you into my home and work on making you feel welcome. I can't force you to feel welcome, but I can create a space that will... It is impossible to manipulate. Well, in this context, the way you're expressing it now, it's not even possible to manipulate. Yeah. A space. Yeah. Then your emotions are yours. I really think it is. I'll clarify that. Okay, so let's see. Okay. Thank you. Wow, it's a hot topic. Okay. What did you come up with? What are your thoughts on this? Quindi, quali sono le vostre conclusioni? What do you think? No, they didn't convince me. No, okay. Well, I'd love to come back to you, but let's hear what some of the other thoughts are. You don't actually manipulate it. Because if you're leading the person to something false. The other sense that we're trying to get to create a journey, so to say, providing specific information, selected information, not because the other information is important, but it's because I'm following a specific line. Also giving space to the tourist to dream, for example. Yeah. Reasoning for specific needs that maybe I investigated, and that can be also proprio manipolando, nel senso inducendo un bisogno, che fino ad ora non c'era, ma non perché c'era e non si sapeva, che è ancora un'altra cosa, proprio non c'era e io ero in ventre di una pianta e convinco le persone che hanno bisogno di questa cosa. The idea is if I invent something that doesn't even exist before, at that point I'm creating something fake, trying to manipulate. Got it. Okay. But talking about Virgilio, we can just imagine things of his life. And some things we know, other things are just something mystery. And because we don't know them, so you're leaving the tourist the possibility to just imagine. So the person in front of you can somehow participate. I see what you're saying. So, no, I actually think this is a really important conversation because manipulation is a really unpleasant word, and we want to make people feel something, but we don't want to force them to feel something. No, credo che questo discorso sia fondamentale perché la manipolazione chiaramente è estremamente negativa, quindi vogliamo suscitare delle emozioni nelle persone, ma non vogliamo forzarle verso certe emozioni, no? But as designers, you are thinking about what you want your visitors to feel. Ma come designer bisogna pensare a che cosa si desidera che i turisti provino. Cioè, io posso desiderare cosa deve provare una persona. Can I think of what I want the person to feel? Well, what do you think? What else came up in your conversation? Yeah. Forse ho dei pregiudizi, We have somebody there. Invece di manipolazione bisognerebbe dire coinvolgere le persone.
involve people instead of saying manipulate people. Yes. Involve. Agreed. To be clear, I would never use the word manipulate. I definitely don't think about manipulating. Io personalmente non userei mai il termine manipolazione. Io personalmente non userei il termine manipolazione. So I think about, for example, if I were to invite you into my home, Però vi faccio un esempio. Se dovessi invitarvi a casa mia, it would be very important for me to think about the kind of experience I want to create for you. per me sarebbe importante pensare in anticipo, ok, il tipo di esperienza che desidero che voi abbiate a casa mia. Like right now, there's someone in my apartment back home watching my cats. Tipo adesso a casa mia effettivamente c'è qualcuno che sta badando ai miei gatti, And so I walk into my apartment imagining what she sees and feels, and I say, oh, it smells bad, I have to clean here, e because I have a lot quindi of prima di cats. andare via, no, avrò pensato ci sono degli odori un po' sgradevoli in casa, prima di far venire questa persona ad accudire i gatti devo sistemare casa. And then I think, I want her to feel welcome here. I want her to feel like this is her home. What are the little things I can do to help her feel like this is her home? Desidero che mentre mi sono via, lei sta accudendo i miei gatti, lei si senta a casa sua, che sia un ambiente confortevole. Che cosa posso fare perché lei possa vivere casa come se fosse sua? So I can't control her emotions or her feelings, but I can try to create a space where she feels the things that I imagine would feel really nice for her to feel. Non posso controllare le sue emozioni, i suoi pensieri, però posso cercare di disegnare, creare l'ambiente, lo spazio in cui poi possa ritrovare le emozioni che io spero di suscitare in lei. A questo punto va tutto bene, cioè nel senso è anche il mio sentito, perché nel momento in cui ho deciso di che cosa voglio fare da grande, ho deciso di avere a che fare con delle persone che avessero un'attitudine al sorriso, ecco perché poi mi sono messa nel turismo, perché veramente relax, tempo libero e viaggi e quindi sorriso, no? E quindi fino a qua vi seguo benissimo, comincio a sentire che un po' di resistenza quando si parla di appunto come ho detto prima, voglio creare, no, questa emozione. Ecco, allora un conto So that è part. creare il background, un humus sul quale poi certe emozioni possono radicare, un conto è cercare di andare proprio a modificare alla fonte l'emozione. It's like if you're modifying at the source. Okay. So it feels comfortable to say, I want to create a place that's relaxing, but it doesn't feel right to say, I want to create a moment of joy. Quindi va bene dire voglio creare uno spazio, un ambiente rilassante, ma non va bene dire voglio creare una situazione che porti gioia, che susciti gioia. To feel more like invasive, Sembra like you're going più inside and invadente. like yeah. Adesso forse sto toccando un po' pregiudizio, non lo so, devo fare Maybe it's a prejudice of mine. Yeah, no, I think it makes sense, and I would urge you to keep thinking about this, because if you go too far in the direction of like, then people feel it, and then they feel manipulated. Anzi, vi incoraggio ad andare più a fondo in questa riflessione nel tempo, perché se si insiste troppo effettivamente nella creazione, la gente lo sente che poi c'è qualcosa di fittizio, cioè ci deve essere un equilibrio. Like if you ever watch a movie and the music starts playing and you know it's time to cry. Does that Tipo ever quando si happen? guarda un film, no? Se inizia la musica, quella un po' più sdolcinata, e tu sai che quello è il momento in cui vogliono che tu pianga. And there are times when you're crying, but you feel kind of annoyed about it because you're like, oh, they made me cry, and you Stai feel in manipulated. lacrime effettivamente, però poi sei anche urtato perché dici, vedi, mi hanno fatto piangere consapevolmente. But then there are films where the director says, okay, I want them to feel this emotion, but it feels a little bit more natural and authentic. E poi ci sono i film dove il regista decide che in quel momento vuole suscitare delle emozioni nel pubblico, riesce a crearlo e noi fondamentalmente veniamo trascinati dalle emozioni, non vediamo la costruzione. So I agree with you that going too far in the direction of design, I always say don't design emotion, design for an emotion. Create a space where an emotion can Non si happen. deve disegnare l'emozione, ma Ok. bisogna disegnare l'ambiente, lo spazio per l'emozione. L'emozione nasce perché la persona è più sensibile, perché Then non emotion nasce perché è actually meno sensibile a
comes out because that the person is more sensitive or not. Yeah. Cioè, l'altra domanda, dove eravamo arrivati noi, che è un campo complesso, ma poi alla fine quanto complesso è per chi non ha magari la sua esperienza? So we're saying, of course, it is a complex aspect, but how complex can it really be for us that we don't have all your experience? How complex for you? Quindi, I don't know, because it depends on whether you've had experience already of seeing. I think if you're very aware of your own emotions and you notice the emotions of others around you, it's very easy. secondo me se si è fortemente consapevoli, consci delle proprie emozioni e si è in grado di vedere le emozioni sugli altri, è più semplice. So if you tend not to think in those ways, it takes some practice. Però se non si è abituati a pensare in questi termini, allora richiede necessità più pratica. For me, the way I practice is by constantly taking note of what I'm feeling, of trying to put a word to my emotion. Personalmente faccio pratica costante cercando di definire le mie stesse emozioni, a volte anche appuntandomele, quindi scrivendo che cos'è che provo in un determinato momento. Okay, so we're going to try this. Quindi adesso facciamo un altro tentativo. One more. I know you're probably tired So che after siete stanchi. lunch, but let's do it. Gioco delle sedie, è partita la musica. I'm not creating emotion, I'm creating space. Yeah, I agree. Just keep going. Keep going. Alright, good enough. Okay, speaking about this very carefully so that we are not designing emotion but designing for emotion. Let me Non stiamo ask you. disegnando emozioni, ma stiamo disegnando per creare emozioni. I'm going to change the way I ask this question actually so that it's a little bit easier. Hold on a second. It doesn't work. Okay, it's all right. I'll just tell them to ignore it. No, it's okay. It was That's working. okay. Okay, so I want to give you a couple minutes again in your group to talk about. I don't like the way I asked this. I'm going to reframe the question. What emotions do your visitors want to feel? What do you think they want to feel when they're coming? When they either first time experience, second time experience, what do they want to feel and what do they not want to feel? Voglio rifrasare un po' quello che c'è scritto qui, quindi per chi conosce l'inglese non fate caso a quello che c'è scritto qui, ma il senso è quali emozioni volete che provino i vostri visitatori? No. Forget that. No. Quali emozioni volete che what emotions do you want them to feel? Yeah, no, don't. What do they want to feel? Quali emozioni vogliono, secondo voi? Quali emozioni vogliono provare? What emotions do your hold on. Non cosa volete voi che provino loro. Secondo voi loro, secondo voi che cosa vogliono provare? Emotions Non che don't- cosa volete voi che loro provino. Secondo voi loro che cosa desiderano provare? E questa è empatia. Empathy. Okay. At that point that would be empathy. Empathy. Ok. Okay. Not manipulation. Empathy. Exactly. I'm with you. Okay, so 2 minutes to talk about that. What do you think they're hoping to feel and what do they not want to feel? Empathy. Quindi Through empathy. empatia appunto. Che cosa pensate che loro desiderano provare o non provare? Ok? 2 minuti per parlarne tra di voi. How much time do we have? 3:20. Yes, 2 minutes. Thank you for that. Save. It's very interesting. That makes a difference because they want Yes. what you want them to feel. Yeah, well, because you also shouldn't want them to feel what they don't want to feel. So it all starts with understanding what do they want to feel. What do they want to feel? Right. Yeah. Well, and this is really interesting because, like, if you think about usually in sales or marketing, you think about what you want to sell them.
Instead, if you start thinking, what do they want to feel during this? What do they actually want to experience? Not just what do they want, but what do they want to feel? So they want to feel excited or inspired or competent or Okay, I'm worried that maybe I want to cut a section. Because how much time do we have? 3:20. And we want to end at 4. Okay, I'm going to cut a section. We have tomorrow. I don't know what. I have a whole I mean, there's also a lot of them doing work, but I'm going to cut to... Unless they can take the pattern tracking home, but great idea. That's a great they idea. have time to think about it. That's a really, really good idea. Okay, thank you. Yeah, I'm going to do that. Thank you. I'm very critical. Yeah, that's great. I love that idea. I like the thing of thinking what I want him to Yeah. feel. What he Not wants what he to wants, feel. what Do you want him? What I want him What do you to think he wants to to feel? Yeah. That's why I stopped organizing because he just wants to relax. Yeah. Well, no, but it's true, right? Exactly. And create an environment, A space where you allow him to do that, and it might not happen, but you've done your work to try to accommodate him. Lots of surprise elements that can come. Yes. The hotel is different from what they showed us. Yes. Which is it often happens. All right. So what do I have after this? This is good to dual computers because I can check. I won't have them move again. They're tired. Do you think it's okay if I ask how many of them have flown somewhere? Thank you. You're like my cultural. I am. That's what we really are. Yeah. Or that's what you should be, first of all. I'm going to cut this slide. It works, it works. I love when it works. Ciao. Works better in the morning. Yeah, it works better in the morning, that's true. Okay, what are some emotions that you think people want to feel? Quindi, quali sono le emozioni che pensate le persone desiderano provare? Le stesse che noi, cioè quando andiamo in un posto vogliamo provare, cioè quindi alla fine stare bene, soddisfare la nostra curiosità, non rimanere delusi. What's the last one? Not be disappointed. Okay. So they want to feel good and they want to satisfy their curiosity. Okay. What else? What do you want to feel when you're here? Joy, wonder, Anche condivisione. even sharing with people that you don't know. Yeah, interesting. Yeah. Sentirsi accettati dalle persone del posto, dal luogo. Feel accepted by the people of the place. Very interesting. Yeah, I agree with that one. So feeling like where you go, people want you to be there. Quindi sentirsi che laddove sei le persone ti vogliono lì. Oppure anche sentirsi come se ti senti a casa. Feel like if you're at home. Yeah. That's actually something I very much was aware of when I was coming here. Quella è una cosa che io effettivamente ho provato in maniera forte venendo qui. My husband bought these terrible sunglasses with American flags on them. Mio marito mi ha comprato questi occhiali da sole orrendi con le bandiere americane proprio impresse, stampate sull'occhiale. Because he's from Texas, and in Texas they really have a lot of pride in their country. Anche lui è del Texas, e nel Texas sono molto orgogliosi di essere americani. And I said, please don't bring those glasses, please don't bring those Ti glasses. prego non portare quegli occhiali, non li portare. Because there's a lot of fear when you walk in as an outsider, you know, will they dislike me just because I'm from someplace else? Perché c'è sempre quella
la paura quando arrivi in un posto, no, che non è il tuo, dici forse poi mi avranno in odio, non lo so, no, mi estraneano. But especially in the United States, what everyone says about everywhere else is that no one likes Americans. Però quello che si dice in America, diciamo noi in America, è che in realtà a nessuno nel mondo piacciono gli americani. So abbiamo questo concetto, diciamo. Yeah, so that's a lot of fear around going someplace else and not being liked because you're from the US. E quindi abbiamo tanta paura del fatto di andare in giro per il mondo, di non essere accettati, proprio perché veniamo dagli Stati Uniti. Some people. Other people think everyone loves Americans and they walk around and speak to everyone in English. E poi ci sono gli altri, c'è l'altro gruppo in America che invece è convinto che tutti amano gli americani e che è bello andare in giro, parlare solo in inglese e mostrarsi orgogliosamente americani. Yeah. So that's a really interesting thing you said, because I absolutely agree with that too, that you have this fear that you'll feel like an outsider, and what you really want is to feel what it's like to be part of this place. Però sono d'accordo con te riguardo a questo, perché hai la paura di arrivare in un posto, di sentirti estraneata, quando invece hai voglia di sentirti parte della comunità. What else? Other emotions? Altre emozioni? Noi abbiamo scritto diversità, novità, eccitazione, Novelty. eccitazione, Excitement, tipicità e piaceri in genere. pleasures in general, and uniqueness. Uniqueness, yeah. So you're walking around looking for something that you've never experienced before. Quindi si va in giro cercando qualcosa che non hai mai sperimentato prima. Other emotions? Altre? Anything that you think that you specifically don't want to feel, that they fear feeling? E invece delle cose che hanno paura di provare e Noi abbiamo segnato il quotidiano, Every day, like... everyday life, yeah. l'insicurezza e minacce. Threat, yeah, yeah. And interesting, quotidiano, right? So feeling like I'm worried that I spent all this money to come here and it's going to be just like other places that I visited. No, la quotidianità è proprio così, si ha paura di spendere tanti soldi e poi di ritrovarsi in un luogo che sperimenti le stesse cose che hai sperimentato da qualche altra parte. Yeah, really interesting. Anything else? Altro? What they don't want to feel? They Boredom? want to be bored. Boredom, yeah, absolutely. Yeah. Yeah, there's pressure too, because if it's like, for example, if it's a family or a couple and one person is the planner, then that person feels very nervous about making sure everyone is happy. E c'è tanta pressione, soprattutto se in viaggio, per esempio, c'è tutta la famiglia oppure una coppia e all'interno della famiglia o coppia è stata una persona sola a organizzare il viaggio e quella persona poi sente la pressione di rendere tutti felici. Yeah. How many of you are that person when you travel with someone? Quanti di voi siete quella persona quando viaggiate con qualcuno, quella che organizza e cerca di rendere gli altri felici? Yeah. Right, so... What? No, she took a phrase from yeah, so thinking about it from this perspective is actually very powerful. Not thinking, what experience do I want to make, but what do people want to feel? What are they hoping for? How can I help give them the experience that they want? Quindi pensarla da questa prospettiva, chiaramente la cosa diventa abbastanza potente, efficace, non pensare che cosa voglio io imporre sull'altro, ma che cosa desidera l'altro provare e io come posso far sì che queste emozioni vengano sperimentate. Okay, so thinking about what an experience is, what surprise is, and how you can start to try to understand people's emotions. Quindi partendo dal presupposto abbiamo visto un po' che cos'è l'esperienza, che cos'è la sorpresa e come si può interagire con le emozioni delle persone. I want to move on to the next phase, which is the actual work that me and my company does in designing an experience. Passiamo alla fase successiva, che è quella di cui mi occupo insieme alla mia società, che è quella appunto di disegnare esperienze. So the way that we think about it, I'm going to hand out this worksheet for you. Adesso vi consegneremo queste schede di lavoro. So the way we think about it is starting with tracking touch points. E nella nostra società la pensiamo un po' così, partiamo dal discorso di tracciare dei punti di contatto. So a touch point, for example, how many of you have flown to either within the country or to another country? Adesso per capire un attimo, quanti di voi hanno sperimentato
un volo, sono stati proprio in volo, in aereo. Everyone? Tutti? Anyone? Okay. Tutti in volo. Okay. Okay. So the first exercise I want to try is thinking about what are the different touch points when you travel by plane. E quindi adesso si va ad investigare quali sono i punti di contatto diversi che avete sperimentato viaggiando in aereo. We need to express the touch points. Yeah. So what we mean by that touch point is there's two ways you can think about it. Per spiegare questo discorso del punto di contatto si può interpretare in due modi. One is anytime someone has an expectation about something. Quando qualcuno ha un'aspettativa, per esempio, no? Per qualcosa. Another way to think about it is anytime the person touches the environment in some way. Oppure lo si può vedere nell'ottica di quando una persona entra proprio in contatto con l'ambiente. So for example, your first touch point when you're going to fly somewhere Quindi per esempio quando si prende un volo per andare da qualche parte, il primo punto di contatto is what? è cosa? The agency, your travel agency. The agency. And before that? E prima ancora dell'agenzia? The idea. L'idea. So you start asking your friends maybe where to go. You Quindi start chiedere looking agli amici dove online. andare, inizi a guardare online. So that's your first touch point with the experience. Quello è il primo punto di contatto con l'esperienza. And your last touch point might be an email that the airline sends you. E l'ultimo Maybe. punto di contatto, per esempio, potrebbe essere l'email che ti arriva dalla compagnia aerea. So the touch points are more than just the experience itself, more than just being on the plane. Quindi i punti di contatto con l'esperienza vanno oltre la semplice esperienza in sé, che è quello del volo. Okay, so I'm going to hand out the worksheet. On here I have two things that we went over today. One of these we'll go over tomorrow. Quindi sul foglio di lavoro qui vedete due cose di cui abbiamo già parlato oggi, ok? Queste due, mentre del resto ne parleremo domani. But for now, you only need this side right here. Ma per ora vi serve solo questa facciata qui, ok? I'm going to hand these out. Vi serve questa. And just take one and pass it down. Right, please, if you could just take one and pass it down. Okay, I think there's a lot. Okay, what I'd like to try oops, I should keep one to see what it looks like. Okay, on the top, right now where it says target emotions. Thank you. Allora, For this one, airplane. Here? Yeah. On the top where it says target emotions, I want you to just write down what do you think the airline, no, you know what, let's change it. What, as a passenger on a flight, what are the things you hope to feel? allora, sulla prima linea dove leggete target emotions, quelle sono le emozioni, dovete segnare le emozioni che voi desiderate provare in volo. So just so The emotions when you you're want going to when try you're going on a flight, when you're on a flight. what do you want to feel? Just by yourself. What are you hoping to Le feel? emozioni And che this one tu- just do on your own, not in the group. Quindi adesso rispondete, scrivete da soli, non in gruppo, ok? Su questa prima linea, le emozioni che desiderate provare personalmente mentre siete in volo. One or more emotions. Could be many. Quello che volete. Whatever fits. Qualunque cosa vada su questa linea. Che vorremmo provare. Che vorreste provare? In volo. No, sulla scheda, stiamo parlando della prima linea dove c'è scritto target emotions. Capisco che è in inglese, quindi, però la prima linea dovete segnare le emozioni che voi desiderate provare quando siete in volo. Solo questa prima linea. Pensando alla meta, solo il volo. Not thinking of the place where we're going to visit, just basically the Maybe flight. if while you're in the flight you want to be dreaming of the place you're going, then yes, that's part of it. Se durante il volo stai anche sognando il posto che stai andando a visitare, puoi segnare anche quelle di emozioni. You might want to feel nothing, which is fine. Forse non vi va di provare niente, il che va bene così anche, non è che per forza dovete desiderare di provare qualcosa.
Okay. Any more time? Is it okay if we even write down something that we've already experienced, that we usually feel when we fly, and we want to fly the same? Yes, absolutely. Okay, from here we're going to do something called pattern tracking. Ora, I don't know. adesso svolgeremo un altro esercizio che chiamiamo pattern tracking, quindi fondamentalmente un ritracciare uno schema. Think about some of your most recent experiences flying in a plane. Quindi ripensate alle vostre esperienze più recenti in volo. And what we're going to do is try to identify what all the different touch points are of that experience. E cercheremo di identificare tutti i vari punti di contatto con quell'esperienza. Quindi qui leggete touch point, sono i vostri punti di contatto. Okay? So for now, forget the target emotions. Quindi adesso dimenticate il discorso delle emozioni che volevate provare, avete segnato, andiamo avanti, nuovo esercizio. At the end, we'll come back to them and see if the airline gave you the experience you wanted. Poi alla fine dell'esercizio ci torneremo e vedremo se la compagnia aerea è stata in grado di soddisfare i vostri bisogni, le vostre necessità. Okay, so step 1, in your group, please come up with a few touch points. So I gave you a few examples here. Don't worry about anything except for this column, just touch points. So ignore this for now. Okay. And just touch points. Ok, quindi adesso nei gruppi, così come vi trovate, cercate di riflettere sui punti di contatto delle emozioni che si provano in volo, quindi pensate solo a questa colonna qui, touch points, lasciate perdere tutto il resto. Quindi per esempio un punto di contatto dell'esperienza che si può provare in volo, che ne so, è il prenotare il volo, booking the flight, oppure legroom, lo spazio che si ha per le gambe, oppure flight attendants, viene sempre in inglese, il personale di bordo. Sì. E continuate, cercate di completare la lista di altri punti di contatto dell'esperienza in volo in base all'esperienza che avete avuto voi. In gruppo fate questo esercizio in gruppo. Yeah, in groups. And so 2-3 minutes to work on it. That I've actually experienced personally, or that I've... Think about ones you've experienced. Esperienze personali. Yeah. And I recommend doing this in your group. Vi consiglio di farlo in gruppo, ok? Confrontatevi, ascoltatevi e fatelo in gruppo. Coffee, water. Okay. Wow, it's like we're really running out of time. How much more do I have? Let's see. So I'll do, let's see, 2, 4. So we'll do until, let's see, 40. I'll do 5 minutes for the next one. Okay, that's good. That's fine. That's actually perfect. And then they'll do this at home? I'll do it at home, yeah. Thank you. Because at least we've worked through this, they know what to do. That's perfect, and then they could walk around and look at it through new eyes. So this Start would be at what 41. tourists want to feel. Yeah, exactly. Okay. And thinking about what some of those main touch points are for the tourist. Will probably depend on what the researches the tourist does on the internet. Oh, interesting. Yeah. Yeah, because it depends on where they start, right? Like if their first touch point is doing research. So a lot of times when I travel, I try not to look up anything. But I also know that there are people who look up everything. Yeah. And that's where your expectations then clash. And that, like, booking a hotel room and looking at pictures online can be so bad because it's almost always worse than the picture. So your first experience, and you're disappointed. Good, because the pictures were amazing. So at least it'll be pretty good.
Right, exactly. Right. But then, like, my husband. A shower without a curtain. Oh, How did you do that? It was so awkward. And my big husband was like, oh, I don't know what to do. It's Hotel Barsotti. I'm not familiar, but it's in the center. Yeah, I think so. I mean, I can't. It is a little different from the kinds of hotels I'm used to. Like the bed is like spring, so you could like lying down. I don't know. They put me there. Yeah, it's okay. I like the fact that it's whatever came my way, so it's fine. But it is very different from what my expectation is, because every time I travel, I expect there to be like this big soft bed. We lay down on the bed and got hurt immediately because this wire was like ding. But it's fine because It's not a lot, pretty much. usually it is, right? In my worst dreams I've ever had in my life. Yeah. The worst one in the room was really just teeny tiny. It was like in a old monastery thing where they put was like almost like university and stuff. I don't know. The environment wasn't like Right. But I did have a normal shower. I did stay in one place in San Francisco once that was so disturbing. There was a shoe under the bed, like a really high heel shoe, one shoe under the bed, and like a scrunchie with hair in it. And then we could hear the guy upstairs throwing up. So as soon as we walked in, it was like, and the view was a brick wall. But it was so funny because it was so bad, and I was very young, and so I was like trying to look for the cheapest thing, and we were in such a bad neighborhood, we had no idea. So in some ways it was positive because it was so negative. I guess it also depends on, do you want adventure or do you want comfort? If you want adventure, that's okay. If you want, like if it was a business trip and I needed to just be relaxed, I think I'd be very upset. All right, how much time is left? Okay, so I'll start again. Yeah? Okay. It stopped working. I know it's late, so this doesn't work as well anymore, but tomorrow morning it'll work again. Okay, any questions about this step? Domande su questo step, su questo passaggio? Okay. The next thing I'd like you to do is in this column over here where it says valence. Ora in quest'altra colonna, la seconda, dove leggete valence, che sarebbe il valore, I want you to give it a plus if it was a positive experience, a 0 if it was neutral, and a minus if it was bad. dovete segnare, dovete dare un valore al vostro punto di contatto, ok? Un più se era stata un'esperienza positiva, meno se è stata un'esperienza negativa, 0 se è stata un'esperienza così indifferente. And then in the next column, I want you to think about what was your expectation. So here you talk about what the touch point was. Here you talk about was it positive, negative, neutral. Here you think about what was I expecting. E quindi nella colonna finale, nella terza colonna, dovete segnare qual era la vostra aspettativa in realtà. Quindi siamo andati un po' a ritroso, partendo dal punto di contatto, al dare un valore a quel punto di contatto, e poi nella terza colonna dovete proprio scrivere qual era la vostra aspettativa per quel punto di contatto. Okay, so a couple of minutes. Ad esempio, la qualità dell'imbarco. Like the quality Of the takeoff? no, imbarco sì, molto stanco. No, checking in. Oh, checking in. Yeah, is a touch point. Poi la domanda quindi? La domanda, cioè, se è buono io gli metto 10, se... No, più, meno 0. Più se è positivo, meno se l'esperienza era negativa, 0 se è indifferente, nel senso era così, non hai provato emozioni particolari. Al tuo vissuto. È un viaggio solo, quale stiamo simulando? Are we simulating one single trip? It's easiest if you think about one trip. È più facile se pensate a un viaggio specifico. Because it's going to be different. Sometimes you have good ones, sometimes you have bad Perché ones. a volte... Simulando un test di gradimento verso una compagnia aerea, in un certo senso. So we're actually doing like
We're evaluating our experience with one airline company. Yeah, so think about the last one that you flew. Quindi sì, pensate all'ultimo volo che avete fatto, per esempio, ok? Quindi specificamente. Se io come se per me faccio anche la cartelliera dell'aereo. Yeah, where you put your... Yeah. Prima di partire pensavo che fossero tutti occupati i posti perché era un lavorare, quindi prima arriva la valigia. Invece ho trovato posto, quindi metto più, Thinking back on it, do you have a good association, bad association, or nothing? L'importante è, ripensandoci, no? Ti provoca un'emozione positiva, negativa? No, ripensandoci adesso. La sensazione rispetto all'aspettativa, ripensandoci adesso. If I ask you, how was è it? positiva. Se io ti chiedo... Make sense? Okay. All right. 2-3 minutes. What if I explain what's written here? But I think they understand, but... I think it's okay. Thank you. It's quite... Yeah, I really should have printed these up in Italian. No, I don't know why I did this. The idea is that you're walking backwards. Right. Yeah. You're walking backwards because I would say that my expectation for the flight was for them to serve water every half an hour, so to say. But they didn't. Right. But the interesting thing is that it's very difficult to start here because you don't know your expectation until it meets reality. So, for example, I have expectations for that. yeah, but if I say, give me a list of 50-year expectations, it's going to be much harder than if you have the experience and then you go, oh, why am I upset? I guess I was expecting. Yeah, so for example, if you're on a flight, but then those aren't expectations anymore. That's true. Most of our expectations are invisible to us because we're just walking around with it. That's why the moment we live silently. in it becomes so intense. Yeah. Because they were hidden. Right, exactly. Like for example, for me, I wasn't expecting on my flight here for there to be. There was actually lots of really good things, but there were like 2 really nice soft blankets on the flight. I didn't have an expectation of not getting a blanket. I just wasn't thinking about it at all. But once I saw it, I was like, why am I so happy? Oh, I guess it's because I thought they were going to give me nothing or some little, So this gives you sort of a backstage pass into your brain. Because it goes back to your emotions, not to what you actually, to the facts. So this is like learning from your own emotions. Actually, maybe I'll explain that. What? He's a kitty cat. Aww. Is that good? Or bad? No, è una cosa positiva o negativa? It's positiva? Okay. Aww. Which is different from aw. È diverso da aw. Okay, let's stop there. Ok, va bene così. And I just want to say briefly, the reason that I ask you to talk about your emotion first and then the expectation. Allora, voglio spiegarvi un attimo perché vi ho chiesto di lavorare un po' a ritroso, quindi parlando prima dell'emozione e poi delle aspettative. Is because we actually experience the world more through our emotions than our thoughts. E che sperimentiamo il mondo in genere più tramite le emozioni che non tramite i pensieri. And it's interesting to notice your emotion and stop and ask, why am I feeling this? E quindi è interessante provare una determinata cosa, soffermarsi un attimo e chiedersi perché sto provando questa emozione. So you might not even be aware of your own expectations. Perché a volte forse non si è neanche consapevoli delle proprie aspettative. And your visitors, if you ask them what they want, they might not be aware of their own expectations either. Allo stesso modo, chi è in visita forse non è consapevole delle proprie aspettative. So when you track surprise, it allows you to find out what they were expecting. Quindi quando si va a fare questo tracciato della sorpresa che provano, allora si riesce anche a capire che cos'è che si aspettavano. Okay. Now for the final, my voice. For your final mission. E ora la missione finale. I'd like you to look back at the target emotions, what you think, what you were hoping to feel.
tornate alle emozioni che speravate di provare and look at the list of what you actually experienced. e guardate la lista delle cose che avete effettivamente provato. How many of you feel like the airline actually gave you the experience you wanted? Quanti si sentono che la compagnia aerea è stata in grado di darvi ciò che speravate di provare? No one. 2 people? Okay. Ok. Okay, so you had actually a positive experience. How many of you have had an experience that was very negative? Chi invece ha un'esperienza estremamente negativa o negativa? And how many of you mostly it's nothing? E quanti Feels like nulla? nothing. Okay, all right, great. So right now what I want you to do is pick either a minus or a 0 from your list here. Quindi adesso dovete scegliere o un meno o uno 0 come esperienza. And in your group I'd like you to think about how to convert it to a plus. E nel gruppo parlate di come invertire quel meno o 0 in un più. So look at that expectation and see what was I wanting in this moment. Quindi guardate l'aspettativa che avete scritto, domandandovi appunto che cos'è che volevo in quella circostanza. And how could you give yourself even more than you expected? E come darsi più di quanto ci si aspettava. Yeah? Why? Perché? But again, imagine that it's possible. Però, imagine anything is bisogna tornare a possible. immaginare che tutto è possibile. Ricordate che bisogna lavorare. Però ci sono alcune cose che, per esempio, i passeggeri, il contatto con gli altri passeggeri, che è relativo, non puoi. But the contact with passengers is You can't control. you can't control. Maybe you can. O forse sì. Maybe there's a way to think about what you could do there. I mean, really think outside the box. Dovete pensare fuori dalla scatola, no? Cioè proprio in maniera per assurdo. Pensate per assurdo. Okay, so we have about 4 minutes. Avete circa 4 minuti per questo esercizio And think about how you can create delight. e pensate a come creare, no? La delizia nel viaggio. I think I'm going to play some music, so do you think that's okay? Like just quietly? Unless they just With get a up, little bit more get up energy. and Let's see what happens. Where are they supposed to write this? Wait, Oh, the oh. exercise you're asking. Oh. No. You Just sorry. Sorry, I didn't leave room. I should have left room. Musica di sottofondo, ma non dovete Yeah. state fermi. This is just a little afternoon energy music. I know people are going to be like, huh? I just splashed water in my face. I'm good. I'll try. Allora, per esempio, io ho interpretato questa cosa, per esempio intrattenimento, no? Oppure qualsiasi altra cosa che mi dà fastidio, cosa posso fare io per convertire la mia sensazione? Ma devo, oppure, aspetta, sì. Secondo me invece le azioni intraprese. Chi? Il personale di bordo nel caso Perfetto, qui okay. So how are we supposed to interpret this? Like, for example, entertainment, so I put minus or whatever. Am I supposed to interpret it like what I can do personally in order to change the attitude? Or is it the airline Good company question. that's supposed to intervene so that my desires can be Yeah, so how can the airline satisfied? help you have the experience that you want? How can the airline? Yes, Okay, yes, okay. exactly. And pick one that you can all agree on and E try to scegliete un build on elemento that. su cui potete discutere magari anche insieme, che come gruppo ha senso. I wonder if I should explain that to everybody. No, I'm following, I got it. Okay. But sometimes I'm doing what I should do, as an interpreter, should just interpret. Yeah. Sometimes I'm here like, guys. I mean, I thought it was quite clear the idea that, because we're going back to the manipulation idea. yeah, a little bit, but how can they facilitate you having the experience you want? How can they stop preventing you from having the experience that you want? So, I mean, yes, it's a really tricky thing. Yeah, it is experience design. But I completely understand where it's coming from. Completely. And it's such a good question, too, because you don't want to make people feel controlled or manipulated. It's not like, what can I do to change my emotions? Right, because you're designing for them. I mean, Designing emotions. it's an interesting thing to walk around with
So thinking about how you could redesign your own experience. I separated. Well, you designed your own experience. Yeah, you are designing your own life. Very interesting, actually. That is super interesting. I wish there was time to talk about all of these things. Oh my gosh. Is that your husband? Oh yes, my husband and our dog. Where's my dog? He's going to come meet me. Oh, that's him right there. Oh, hi there. He appeared. Wow, was that really already 5 minutes? I guess it was, huh? Could be. It's like 2. Okay, I'm going to give them 1 more minute and then we'll collect ideas. Never mind, we should start now actually. I'm sorry. Okay. Time's up. Okay, our last 5 minutes together. Ultimi 5 minuti insieme. So I would love to hear your ideas for what you came up with. So how can the airline help you have the experience that you want? E vorrei sentire appunto le idee che avete trovato di come la compagnia aerea può soddisfare le vostre esigenze. Allora, noi abbiamo trovato qualche punto di contatto, nel senso che il contatto che noi cerchiamo magari sull'aereo, a me viene in mente personalmente il medico, no? Personale medico. Sì, personale medico. Io magari a volte penso, ma se dovesse succedere qualcosa in una situazione in cui siamo isolati, no? Se non c'è per caso un medico, non è previsto un medico, per esempio. Oppure invece è una cosa, vabbè, che puoi risolvere tu, un'altra problema che ho riscontrato dell'attesa durante l'imbarco. Waiting perché ci è game. capitato che veramente un'ora e mezza, ho detto, beh, lì non puoi farci niente. You personally can't do anything to What? help that situation. Durante l'aspettare. Breathe, for example. I know that I'm going to have that waiting time. Ah, okay, so let's take that moment where you're just sitting there waiting, doing nothing. What can the airline do to help you during that moment? Quindi è giusto pensare, no, quel periodo che tu sei lì, non stai facendo, che cosa può fare la compagnia aerea per farti passare il tempo? They give me as a gift a book. Yeah. Come? They even show videos sometimes. Uh-huh. They have screens up. Great. Di catturare l'attenzione fa passare il tempo così. How about even crazier? E cose ancora più pazze? So really quickly, just to summarize, that moment where you're waiting in line, there's nothing to do. One idea is the airline can hand out books. The other is to show videos. What can be even more fun? Quindi quel momento che stavamo dicendo dell'imbarco, che è noiosissimo, che sei in attesa, per esempio la compagnia aerea può regalarti un libro, oppure può mostrare video così passi il tempo, però pensiamo a cose ancora più folli. Che cosa può fare la compagnia aerea per farti passare il tempo? Può organizzare uno spettacolo teatrale. Esatto, sì. Spettacolo? A show? Un spettacolo, perfetto. Sì, Tango lesson. Wow! Yoga? Wow, yoga while you wait. I love it. Okay, let's see, how much time do we have? Okay, time for 2 more ideas. Altre 2 idee. Ancora, c'è tempo per altre 2 idee? What? Or if you're in Brindisi, they can take you around the sea. Oh, so actually so instead of landing right away, let everybody look outside the window as the flight goes around in circles. Quindi per esempio mi viene in mente, invece di atterrare immediatamente, subito, per vedere l'atterraggio, girare un attimino intorno al porto, così uno può guardare fuori. All'Italia, there's actually a camera, so you can watch you can see what's going on right below. So that could work. Provvede proprio delle telecamere addirittura, così puoi vedere che cosa si sta sorvolando in quel momento su video. Okay, one more touch point that was negative. Un altro punto di contatto che è stato negativo? Vendite promozionali. Promotionals, the sales on flight, during the flight. Oh, negativi. Oh, so what can you do? Extra services. Extra service? Right. Quindi cosa si può fare? Proprio loro hanno queste esigenze, perché facevano notare, prezzi bassi perché comunque guadagnano molto. Has low prices, and so they have to add. There could be a shop point on the plane where you get up and you go if you're interested. Oh, really interesting. So they're not like
così non stanno lì a Forcing pensare. Yeah. Okay, great. Okay, unfortunately we're out of time, but I'd love for you to now try this exercise, not with your last flight, but with Brindisi. Ora, purtroppo abbiamo finito il tempo in questa sede, però l'esercizio che dovrete svolgere è questo stesso che abbiamo fatto qui, però pensando a Brindisi. So your homework assignment. Quindi avete compiti per casa. But it's okay, it's fun homework. Compiti a casa. Adesso you're going to explain a little? Yeah. There's an Yes, expert. of course. Ora vi spieghiamo, Okay, so let me quickly explain. I want you to think about a visitor's experience. If you'd like, you can imagine me. Allora, immaginate me, se vi riesce più facile. Pensate a me, quindi Or esperienza. my husband back there. O mio marito là dietro. Who doesn't speak any Italian. Che non parla neanche una parola di italiano. Ciao. Quindi immaginate me e lui, e i turisti a Brindisi. So think about what we might want to feel. E quindi pensate a che cosa probabilmente noi vogliamo provare. Or if you don't like us, you can imagine any other tourist. O se non vi stiamo simpatici, pensate a qualche altro turista. And I want you to think about what are some punti di contatti for us coming to Brindisi. E quindi innanzitutto pensate alle emozioni che noi probabilmente vogliamo provare venendo qui. Poi pensate ai punti di contatto che noi abbiamo in mente venendo a Brindisi. So just walking around with completely new, fresh eyes. Imagine it the way that we see it. E quindi dovete vedere Brindisi, immaginare Brindisi con occhi nuovi, così come vediamo noi Brindisi da turisti. And then you're going to do the same thing you did for the airline. Is it positive, negative, or neutral? E poi farete la stessa cosa, appunto, se è stata un'esperienza positiva, negativa o neutrale. Think about what you think we are expecting. E quindi dovete pensare poi a cosa credete che noi ci si aspetti. And then if you bring this in, tomorrow we'll work out some ideas for actually designing a more positive surprise. E poi, riportando questo foglio domani mattina con voi, discuteremo di come si possono disegnare esperienze positive. Would you like to do the same so we can actually compare our work with yours? Okay. Yeah. I'll do it. Okay, great. Senz'altro. Okay, so where are we? Come punti ci sono dei riferimenti per un itinerario sul quale poi Are we thinking of a specific itinerary? That's one to do. non è la compagnia in questo caso. In this case, it's not come città. the airline company, but it would be like Brindisi as city. Yes, exactly. Forget the airline company, that was just practice. And we're going to focus on someone who maybe comes here without a lot of plans, like us, and we just get off the plane. What do you think our experience is? Quindi semplicemente persone come noi che semplicemente non abbiamo neanche programmato fondamentalmente il viaggio, arriviamo qui, arriviamo a Brindisi, siamo scesi dall'aereo, mettiamo piede a Brindisi, quale può essere la nostra esperienza qui? So maybe the first day, first 2 days, what are we experiencing and how does it match up to what we want to experience? Quindi il primo giorno, il primo secondo giorno, che cosa stiamo sperimentando, provando e come ciò che stiamo provando abbia dei punti di contatto con ciò che ci aspettavamo. And then tomorrow we're going to talk about a lot more ideas and how to become more intentional about designing these experiences. E poi domani si parlerà molto di più di come disegnare in maniera proprio intenzionale le esperienze. In a manipulating way. And not in a manipulative way. Any questions before we go? Domande prima di andare via? Sì? No? No? Forse? Era una domanda? No, nel senso va bene così. No, nel senso, we're fine. Okay. All right. Okay, thank you so much. Grazie mille. A domani. A domani. Here.